Grotti, bentornati sul mio canale. Oggi invece voglio parlarvi di una cosa molto recente, ovvero di tutti i disagi e i tardi mentali, non lo so come vogliamo chiamarli, disagiati kun che vengono in Giappone. Prima sono arrivati due italiani che da bravi I am a fucking Italian boy ci ha dato dei problemi abbastanza qua in Giappone, ma adesso è arrivato invece anche un altro, un americano che noi tutti conosciamo, che ha fatto la cazzata del secolo. E questa cazzata però è seguita da altre mini cazzate, cioè non è che ne ha fatto una grossa, no, doveva farne grande così e poi fare bravi, si deve proprio coglione. Ok, il Giappone può essere totalmente strano, incapibile, non lo so. Il Giappone è un paese pieno di regole è un paese pieno di regole che vanno rispettate. Che ok, che divertente, mettiamoci nei nostri panni. Controlli alla vita. Ok, fa ridere fino a un certo punto, perché a un certo punto sì, le rompi agli altri. Quindi in realtà non sono qua per parlarvi di questi casi umani, anche se una parte di me vorrebbe tantissimo, ma di parlarvi delle regole, di cosa non si deve fare in Giappone. I giapponesi sono delle persone tranquille, silenziose e hanno un tono di voce basso, tranne ai saldi. Sembra peggio del mercato di Napoli. Ma io sui saldi a 10%, me cavo le scarpe 10%. Magari hanno appena avuto 12 ore di lavoro, non parlano ad alta voce perché magari stai dando fastidio alla persona a fianco. Sapete, ogni volta quando io torno in Italia e il tizio a fianco a me, io sento tutta la sua vita, con chi si è sposato, con chi fa sesso, come sta il suo gatto, poi ho chiamato sua cugina, poi ho chiamato su Santa Maria Pasella. È vietato utilizzare il telefono su tutti i treni in Giappone, e sullo Shinkansen, il treno ultraveloce, non si dovrebbe stare al telefono nelle carrozze, ma uscire e andare, come si chiama? A fine vagone, no? E gli puoi telefonare, puoi andare in bagno, puoi fare quello che vuoi. Ecco, le tue cose le devi fare lì. In poche belle parole, non disturbare gli altri. Parola, appiccicatevela sulla vostra testa. E soprattutto non parlare a voce alta. Gridi su tutto il vagone: io ho fatto questa stronza, non mi mandata! Diventa, ecco, magari io sono stanca e in quel momento vorrei ucciderti. Poi è vietato fumare. Io so quanto voi amate magari fumare e non avete testa di stare ad aspettare a ogni 502 chilometri l'area fumatori. Ma se vi beccano vi fanno un culo grosso così. È vero che anche alcuni giapponesi nascosti magari per la stradina, nessuno si fa vedere, fuma la sigarettina. Però perché è vietato fumare in centro? Perché magari a qualcuno dà molto fastidio il fumo, quasi che si può sentire male. Se tu cammini in un centro dove ci sono un sacco di persone, ti metti lì con la tua cavolo di sigaretta, io te la spengo in faccia. Ecco perché io non dovrei vivere qua, non sono molto pacifica. Però potete fumare dentro ad alcuni locali, la maggior parte dei locali puoi fumare all'interno, quindi fate prima di andare a prendere un caffè e farvi anche la vostra sigaretta, piuttosto che andare a fare i bad boy e non entrate nell'area fumatori perché siamo swag. Poi non soffiatevi il naso in pubblico, non è il fatto di soffiarsi il naso il problema, il fatto è che tu lasci microbi addosso alle persone. Per questo la maggior parte dei giapponesi usa la mascherina, per cui io ho preso quella che fa la faccia piccola perché la mia non era abbastanza piccola, no? Welcome to Hina delle Tiger per Tokyo. Perché si usa questa bellissima mascherina? Perché qua vedi è coperto, quindi ti copre sia da malattie, raffreddori, microbi, odori, state soprattutto. E poi c'è anche chi la usa perché non si vuole far riconoscere. Qua ci sono tanti problemi di stalker, oppure io magari mi piacciono cose strane, voglio andare in un quartiere Shinjuku perché voglio andarmi a divertire con dei grandi cose, e quindi si usa la mascherina. Quindi non infettate gli altri con il vostro buco. Poi abbiamo anche è maledicazione mangiare e bere in treno, o anche truccarsi, perché vi spiego, se il treno di punto in bianco si ferma, dove andrà a finire il vostro cibo e il vostro make up? Alla persona a fianco. Non buttare la spazzatura in giro. Non ci sono bidoni, è vero, è estremamente scomodo, e non ho capito se l'imperatore li ha tolti perché pensava ci fossero delle bombe, quindi l'ha fatto per antiterrorismo,
terrorismo o solo perché spazzatura tua e la porti a casa tua. Però non è strano girare con un sacchettino piccolino, magari del Combini, e anche per evitare di mangiare e quindi sporcare in giro, solitamente i giapponesi, dopo aver comprato il loro panino, nigiri, mortadella, quel che so, si mettono fuori dal Combini e lo mangiano lì dove ci sono appunto i bidoni, quindi lo mangi lì e lo butti lì e poi te ne vai. Ai giapponesi non piacciono le sorprese. Ui, ciao, posso venire a casa tua? No. Questo perché loro si devono preparare, prendono confidenza dopo un bel po'. Raramente io posso venire a casa tua, lui si immaginerà tutte le storie, da shoujo manga alle doujin gentai a tutto. Sì, dovete dire, io le portare sempre un omiyage, che sarebbe un pensiero, potrebbe essere della frutta, un piccolo pensierino, un qualsiasi cosa quando si va nella casa di un'altra persona. Cose, sono tutte cose che mia mamma mi ha insegnato tipo da piccolina, ma che dovrebbero essere fondamentali un po' per tutti. Non è che sono le regole del Giappone, lo è così e basta. Un'altra ovviamente importante regola che questi bellissimi bimbi speciali, ecco, neanche speciali, proprio ritardati, chiamiamoli così, di youtubers, well, bella swag, io su YouTube faccio le views perché sono maleducate bagimone, non toccate le persone, oltre che potrebbe fare illegale, cioè se tu tocchi una persona questa ti può denunciare, non toccatele, non sono abituate al body touch, quindi se voi la toccate anche solo così, magari avete un'amica, chiedete prima se ti posso, anche solo per una foto, ti posso mettere la mano sulla spalla, e lei magari ti dirà sì anche se non vorrà o no, però almeno è consenziente nella cosa. Non fate, posso farti una foto, pack, la manina te la trancio adesso, che sarebbe una cosa bellissima anche a farla in tutte le fiere cosplay, guardare e non toccare. Per quanto so che la maggior parte di voi ama mangiare il sushi con la forchetta, in Giappone non si mangia il sushi con la forchetta, quindi evitate di infilzare i cibi con le bacchette perché è segno di morte, non è proprio carino da vedere. Ci sono anche altri gesti che indicano se tu sei mafioso o meno. Quella per tutti, guarda quella a fianco come fa e copia. Vado a Tokyo, si sa l'inglese, you understand? Eigo wakarimasen, ongo shika wakaranai desu. Una cosa dei giapponesi è che la maggior parte di loro non sa l'inglese, quindi cercate di essere pazienti con loro, parlare con un inglese molto basilare, di girare sempre con un Google Translate, un piccolo libricino, perché se ti arriva di punto in bianco uno che parla così inglese, loro si rigidiscono di lo sanno, mio Dio, cosa mi sta chiedendo? Sono in panico, mio Dio, sono nei guai, mi è morto il gatto. Ah, un'altra cosa, una cosa che odiamo tutti, penso, è vivi in Giappone, come sono i cinesi? In Giappone si parla tanto di razzismo, ma vogliamo parlare che quando i giapponesi in Italia solitamente uno gli fa Polo flitto, cinciole pavango, solitamente questo è l'italiano medio che frequenta un giapponese, quindi non stiamo tanto a dire che i giapponesi sono razzisti, perché mi sembra che non è che dall'altra parte del mondo sia tanto meglio. A proposito, in Giappone, penso che forse l'avete capito, questa è la cosa più comune del mondo, non dovete chiamare le persone per nome perché sembra che avete una grande confidenza, quindi cercate di chiamarli con il cognome o col san, oppure se li volete per forza chiamare col nome perché il cognome magari è troppo difficile, glielo chiedete prima e usate il san. È una cosa di cui a me hanno preso in giro un sacco a Capodanno, perché qualcuno lo sapeva, è che salute, cioè che noi diciamo cin cin, gli vuol dire tipo cazzino, cassetto, quindi non si dice quella parola, dite tranquillamente kampai, perché se vi girate tanti auguri, anche se siete tutti italiani, dicete cin cin e la gente vi si gira così. E noi in realtà, noi italiani siamo tantissimo abituati a dire parolacce, ad essere molto volgari, non siamo proprio, secondo me, l'immagine dell'eleganza faccia alla persona, siamo molto mano alla mano, ma voi dovete capire che il Giappone è il nostro contrario, e tutte queste cose, se le fate davvero, risulterete delle persone davvero sconvenevoli, maleducate, e nessuno vi si vorrebbe avvicinare. E ultima cosa, no, neanche la penultima, è fare la fila. Ma c'è coda, ma e fate i furboni, passate avanti o chiedete a un amico, mi tieni il posto, posso andare. Bambinate, non ci avete più 5 anni, santo cielo, è una rottura di palle, ma sapete quanto è bello, quanto ti fa bene al cocoro vedere tutta la gente in fila? Apriti cielo, raga, non urla nessuno, silenzio, educazione, questo posto magico. Poi è ovvio dire tipo non dovreste andare in templi, quello che è, spogliarvi e dire parolacce, infatti ci sono delle cose che sono piccolezze, ma che palle, però sarebbe tutto molto più bello se tutti rispettassero tutto questo grande bellissimo mondo.
Bene, spero che il video oggi vi sia piaciuto. Sono delle regole un po' solite che potete trovare anche su internet, ma visto che ormai la gente non sa più cliccare su Google, devi col tasto a cercare le cose, ho deciso di fare questo bellissimo video. Fate attenzione, non diventate tutti dei mongolodini. Se voi avrete rispetto, riceverete rispetto. Questo è l'importante. Vi lascio, scrivetemi un commento se avete capito di chi sto parlando. Uno ha il suo parere, sono molto curiosa di sentirlo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!